Ci sono persone che vogliono controllare tutto e tutti perché ne hanno davvero bisogno. A tutti piace almeno un po' avere il controllo soprattutto sulla propria vita e a tutti noi piace che le cose vadano proprio a modo nostro, ma delle volte questo può diventare eccessivo. Ciao, sono Patrizia Pietropaolo e oggi ti parlerò di come riconoscere quelli che possiamo chiamare maniaci del controllo e in particolare 10 segni che ti devono mettere in allarme se la persona maniaca del controllo è proprio il tuo partner. Ecco di seguito i segnali ai quali porre attenzione. Il primo: tutte le cose devono essere fatte proprio a modo suo, perché è quello il modo giusto. Il tuo punto di vista non conta. Poi devi sapere cosa stai facendo. Lui deve sapere, cosa stai facendo in ogni momento. Il fatto poi che tu possa voler passare del tempo da solo o da sola porta a recriminazioni e liti o semplicemente ti viene negata questa possibilità. Il quarto indizio: controlla quello che scrivi sui social e anche la tua posta elettronica, la tua privacy non viene tenuta in alcun modo in considerazione. Ancora, ti dice cosa mangiare e cosa bere, magari dicendoti proprio che lo fa per il tuo bene. Ti dice come devi vestirti e ti critica aspramente se non segui i suoi consigli. Controlla come spendi i tuoi soldi e anche le finanze della coppia se avete dei soldi in comune. Critica come arredi la tua casa, come ti vesti, ogni cosa che fai, insomma, tutto ciò che fai infatti o scegli potrebbe essere migliorato se solo tu ascoltassi quello che ti dice. L'accettazione nei tuoi confronti è condizionata da quello che fai, cioè dall'adesione alle sue direttive. Per esempio ti dice: mi piaceresti veramente se dimagrissi. Ti fa sentire in debito e crea condizioni affinché tu ti senta in debito e sia disponibile a dare o fare qualcosa in cambio di quello che ti è stato dato. Da cosa deriva questo comportamento? È difficile dirlo perché le cause possono essere molte. Le più frequenti sono la mancanza di autostima e quindi il sentirsi insicuri, esperienze dunque negative passate, il bisogno di sentirsi superiori, di avere potere su qualcuno, ansia mascherata e non accettata. Ma a prescindere dalle motivazioni, cosa puoi fare se sei tu la vittima di un pattern maniaco del controllo? Non c'è una via unica, ogni caso è un caso a sé e come tale andrebbe trattato. La discriminante di base però sta nel fatto che tu voglia o meno continuare la relazione con questa persona. Se vuoi portare avanti la relazione, la cosa giusta da fare è parlare, esprimere i tuoi sentimenti e dire all'altro come ti fa sentire, offrendogli la possibilità di fare le cose in modo diverso, oppure ancora essere aiutati da uno psicoterapeuta esperto. Impara anche a dire no quando è necessario, cercando di comprendere cosa tu vuoi veramente, evitando discussioni, ma rimanendo nella tua posizione. Se invece non vedi proprio vie di uscita, la cosa migliore potrebbe anche essere quella di sospendere o interrompere la relazione, prima che la tua consapevolezza, libertà e autostima vengano annullate completamente. Purtroppo il problema dell'avere un partner molto controllante non è così banale da poter essere sottovalutato, perché potresti soccombere alle sue continue richieste e potresti sperimentare la sensazione di non avere più vie di uscita. Il mio consiglio è di cercare di capire cosa spinge il tuo partner ad adottare simili comportamenti, cercando anche però di esprimere i tuoi bisogni, che se alla lunga rimarranno inespressi ti porteranno ad un grado elevato di insoddisfazione. Se ti accorgi che la situazione non è più gestibile e ti senti preso dalla morsa del suo controllo, chiedi al più presto aiuto ad uno psicoterapeuta esperto. Potresti magari salvare la tua relazione. Ciao, a presto!